Oggigiorno abbiamo a disposizione tutto. Tutto. Possiamo scegliere qualunque cosa vogliamo in ogni momento senza neanche dover muovere il culo. Più scelte abbiamo e più possiamo sentirci liberi. Liberi. La libertà senza una scelta non ha più senso. Quando le persone non hanno scelta, la vita è quasi insopportabile. Nella società moderna abbiamo un altro tipo di scelta che sicuramente non ha precedenti. Possiamo scegliere la nostra identità. Non siamo più vincolati da etichette rigide legate alla famiglia, alla cultura o alla professione. Possiamo esplorare diverse dimensioni di noi stessi, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dalle passioni artistiche alle carriere professionali. O almeno in alcune parti del mondo. Questo cambiamento nello status dell'identità personale è sia una buona che una cattiva notizia. Buona notizia perché ci libera. E cattiva notizia perché ci carica della responsabilità della scelta. La domanda è: sei pronto a scegliere chi vuoi essere? O ti perderai nel labirinto delle possibilità? Times Square, New York, 549 with Fabio. D'altro canto, il fatto che una certa scelta sia buona non significa che una maggiore scelta sia migliore. Un adulto medio prende in media tra le 33.000 e le 35.000 decisioni al giorno, tra cui cosa mangerà, cosa indosserà, cosa dirà e come lo dirà. E tutte le scelte che facciamo iniziano sempre con la stessa domanda: cosa voglio? Sapere cosa vogliamo significa essere in grado di anticipare con precisione come ci farà sentire una scelta o un'altra. Ma con così tante scelte davanti a noi ogni giorno, non è sempre facile capire cosa sia meglio per il nostro corpo e la nostra mente. Questo è Fabio. O io, se non parlo in terza persona. Oh, è arrivata finalmente. Ha appena ricevuto Whoop. Whoop è molto più di un semplice fitness tracker. È uno strumento che ti guida nelle scelte quotidiane legate al tuo benessere, aiutandoti sostanzialmente a capire meglio il tuo corpo e di cosa ha bisogno. Ma ora mi spiego meglio. Il Whoop Strain ti aiuta a capire quanto stai spingendo il tuo corpo e la tua mente, mentre il Whoop Recovery ti dice se sei pronto ad affrontare nuove sfide o se è meglio rallentare. Con Whoop Stress puoi monitorare il tuo livello di stress in tempo reale e persino utilizzare esercizi di respirazione per gestirlo. Inoltre, Whoop tiene traccia delle calorie, dei livelli di ossigeno nel sangue, della tua frequenza cardiaca e respiratoria e persino della temperatura cutanea per darti un quadro completo del tuo benessere. Infine c'è il mio preferito, Whoop Sleep, che ti analizza mentre dormi e ti dice esattamente quanto riposo ti serve per affrontare al meglio la giornata. In un mondo pieno di decisioni da prendere, avere i dati giusti significa avere il controllo su ogni scelta, grande o piccola che sia. E Whoop ti dà esattamente questo, il potere di decidere consapevolmente. Pensa all'ultima volta che hai scelto un ristorante, una canzone o un film. Ti è piaciuto o no? Prima di vivere quell'esperienza, hai dovuto fare una scelta, guidato da una sola domanda. Come mi farà sentire? Ogni decisione che prendi è un'anticipazione di come pensi che quell'esperienza ti colpirà. E ogni nuova scelta si basa sui ricordi delle esperienze passate. Ma ecco il problema. Siamo davvero così bravi a sapere cosa vogliamo? Scegliere qualcosa e sapere come ti farà sentire è solo una parte della storia. C'è anche il modo in cui la ricorderai. Quando questi tre elementi, la scelta, l'aspettativa e il ricordo, non si allineano, il risultato è quasi sempre lo stesso: insoddisfazione. Il punto è che non si allineano quasi mai. I got something now to get the people on the floor. Ogni decisione che prendiamo ha uno scopo e a seconda di cosa vogliamo ottenere possiamo dividere i decisori in tre principali categorie. Il soddisfatore. Questo tipo di decisore si accontenta di ciò che è abbastanza buono e non perde tempo in eccessive riflessioni. Per lui le soluzioni devono essere rapide e decisive. Quando scrive un'email la mantiene semplice e diretta.
Non si preoccupa troppo dei dettagli e punta a ottenere una risposta rapida, limitandosi a fare la richiesta e a fornire le informazioni essenziali senza ulteriori approfondimenti. Fine della storia. Il perfezionista. Questo tipo di individuo non si accontenta mai di un buon lavoro, quando può fare di meglio. Ha standard molto elevati e si dedica a rendere l'email perfetta. Riscrive il testo più volte, riflette su ogni parola e sintassi per assicurarsi che trasmetta esattamente il messaggio desiderato. È ossessionato dalla precisione e dal tono impeccabile e può perdersi nei dettagli minori come la scelta della formattazione ideale o del saluto perfetto. L'email sarà eccellente, ma potrebbe richiedere molto tempo. Il massimizzatore. Questa entità non si accontenta mai di una semplice email. No. Dedica ore a cercare il modo migliore per esprimere ogni parola e trovare tutte le variazioni possibili. Confronta decine di modelli di email e potrebbe chiedere consigli a vari colleghi, se ne ha. Perché normalmente intorno a queste creature è difficile orbitare. Spende enormi quantità di tempo per assicurarsi che ogni parola sia dannatamente impeccabile. E alla fine la mail rimane nelle bozze, in attesa di un'ispirazione che potrebbe non arrivare mai. E già lo so cosa stai pensando. E a me che me ne frega, io sono chiaramente un tipo che si accontenta. Non mi illudo di essere perfetto né tantomeno di avvicinarmi al nostro amico massimizzatore, che chiamerò Max, perché mi sta simpatico. Vi darò un'interessante notizia. È possibile che un'ampia gamma di opzioni possa trasformare gli altri decisori in massimizzatori. Immagina di poter scegliere ogni singola cosa nella tua vita, dai piatti che mangi, alle auto che guidi, dai vestiti che indossi, alla musica che ascolti. Ogni decisione che prendiamo non riguarda solo il soddisfare i nostri bisogni immediati, ma riflette qualcosa di molto, molto più profondo. Il nostro valore espressivo. Le nostre scelte parlano per noi, raccontano chi siamo e cosa ci sta a cuore. Che tu stia scegliendo un libro da leggere, un hobby da seguire, una manifestazione a cui andare, ogni scelta è una dichiarazione di chi sei e di cosa desideri. Ecco perché ogni decisione conta. Ogni scelta è una prova della tua autonomia e del tuo controllo sulla tua vita. Quindi, quando scegli, non stai solo facendo una scelta pratica, stai esprimendo davvero chi sei. Ogni volta che ci vengono presentate nuove opzioni, dobbiamo fare i conti con compromessi che possono complicare tutto. Questi compromessi non solo cambiano il nostro modo di vedere le decisioni, ma influenzano anche quanto siamo soddisfatti delle scelte che facciamo. Quando le opzioni comportano troppi compromessi e conflitti, tutte iniziano a sembrare poco attraenti. Il peso emotivo di questi compromessi non si limita a diminuire il nostro senso di soddisfazione per una decisione, ma interferisce con la qualità delle decisioni stesse. Gli studi dimostrano che quando siamo sopraffatti dalle emozioni negative, la nostra attenzione si restringe e ci distraiamo, finendo per concentrarci di più sui sentimenti che sulla decisione da prendere. Il paradosso è che un'ampia varietà di opzioni non ci libera, al contrario ci paralizza. E anche se riusciamo a superare questa paralisi e a fare una scelta, spesso finiamo per essere meno soddisfatti rispetto a quando avevamo meno opzioni. Ora, è abbastanza vero che più soldi hai, più opzioni hai. Se non hai sufficienti entrate non importa quante opzioni disponibili avrai perché non saranno accessibili per te. Ma quando il numero di scelte diventa eccessivo, anche gli aspetti negativi aumentano fino a sovraccaricarci. E a questo punto la scelta non libera più, ma debilita. Aggiungere opzioni può rendere più facile scegliere ciò che desideriamo veramente, ma ci renderà anche più facile rimpiangere scelte che non sono all'altezza delle nostre aspettative. Il rimpianto non è solo una conseguenza delle decisioni, ma spesso ne è la causa. E quando ci confrontiamo con esse, molte volte scegliamo l'opzione che riduce al minimo le possibilità di provare rimpianti. Ci aspettiamo di tutto. Una carriera stimolante, relazioni perfette e figli ideali. L'enfasi sulla libertà di scelta ha portato a queste aspettative irrealistiche e così otteniamo ciò che vogliamo solo per scoprire che non ci soddisfa come speravamo. Fine. Mamma mia, come questa storia finisce male, ma dove sono finiti i tuoi classici
Smielati terribili lieto fine, eh? Non lo so. Non lo so. Ho provato a scriverlo, ma veramente non mi riesce. Ah, è così che tratti il tuo pubblico, eh? Come? Così, dico, così, con tutti questi bellissimi giri di parole, paroloni belli spessi, rubati, scopiazzati da un libro, un sacco di paroloni, e poi cosa fai, Devi dargli un finale. Ma- Dov'è la risposta? Dov'è la risposta? E non... Dammi la risposta. Ma non ce l'ho la risposta. Dacci la risposta. Dammi la risposta. Non ce l'ho. Cioè sì, ma non mi andava di scriverla. E perché? Perché era troppo come? Troppo come? Troppo banale. Quale troppo banale? Ma che ce ne fotte a noi? Ma no, dai. Ma tu non capisci che noi ne abbiamo bisogno? Ma dici davvero? Sì, non puoi lasciarci così. Sicuro? Sì, sono sicuro. Va bene. Allora, guarda questo. Vedi questo? Tu puoi essere qualunque cosa vuoi essere, senza limiti. Dice il genitore pesce miope al figlio, non realizzando quanto limitato sia nella sua esistenza dentro quella boccia per pesci. Ma il genitore è davvero miope? Vivere nel mondo limitato e protettivo dell'acquario consente al giovane pesce di sperimentare, esplorare, creare, scrivere la storia della sua vita senza preoccuparsi di morire di fame o di essere mangiato. Senza l'acquario non ci sarebbero davvero limiti e il pesce avrebbe trascorso tutto il suo tempo lottando per rimanere in vita. Una scelta entro vincoli, una libertà entro limiti è ciò che permette al pesciolino di immaginare una miriade di meravigliose possibilità. Fine. Io te l'avevo detto che era un po' banale. Mi piace. Ci piace. Sì. Bravo. Complimenti davvero. Meno male. Posso andare? E vai. No, aspetta, ma dove vai? Dove vai? Siediti qua, ma vedi che bel tramonto sta per venire fuori. Dai. Senti, ma secondo te i pesci che sono in questo lago sono più felici dei pesci che ci sono in mare? Forse sì. Forse sì. Quindi, cosa possiamo fare per evitare di essere paralizzati dalle scelte? Viviamo in una piccola pozza e possiamo scegliere tutto quello che c'è in mare. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere più decisioni possibili in modalità autopilota. Steve Jobs, ad esempio, indossava sempre gli stessi vestiti. Ora questo potrebbe sembrare un po' estremo, ma la sua idea era semplice: risparmiare tempo ed energie su qualcosa che per lui non contava granché. Puoi decidere di indossare sempre gli stessi vestiti, mangiare le stesse cose, organizzare le tue giornate sempre nello stesso modo e magari frequentare sempre la stessa persona. Scherzo! Ehi, quello è solo perché i tuoi genitori sono ricchi. Potresti pensare che uno stile di vita così sia noioso e guarda, sai cosa? Avresti ragione. L'obiettivo non è fare la scelta migliore possibile, ma evitare che le decisioni banali ti distraggano, rubandoti tempo ed energia per le scelte che contano davvero. Perché ricorda, la priorità numero 1 non è essere perfetti, ma evitare la paralisi.